buongiorno. Oggi parleremo del palazzetto Widman di Bagnoli di Sopra, sfruttando l'occasionale apertura al pubblico su iniziativa dell'associazione Caleidoscopio di Bagnoli. Il palazzetto si trova al centro di Bagnoli, all'incrocio tra la strada per Conselve e quella per Ragna. Sul lato opposto della strada troviamo la parrocchiale di San Michele Arcangelo e la grande Villa Widman. La costruzione venne eretta nei primi anni del XVIII secolo per iniziativa di Antonio Widman, legato pontificio, che desiderava per il suo soggiorno in Bagnoli un'abitazione tranquilla e indipendente dal grande palazzo di famiglia prospicente. Antonio Widman diede il compito di ristrutturare ed ampliare un modesto edificio preesistente all'architetto Domenico Rossi della scuola della Longhena. L'architetto Domenico Rossi forse era già intervenuto in Bagnoli di Sopra per la trasformazione del monastero degli Agostiniani del Santo Spirito nella villa per Ludovico Widman. Gli affreschi degli interni del piano nobile furono poi eseguiti da Ercole Gaetano Bertuzzi, Giambattista Pittoni e Louis d'Origny. Il palazzetto, la villa e i vastissimi possedimenti passarono in proprietà al principe francese Pietro d'Arenberg. Nel 1859 il palazzetto venne affittato al comune di Bagnoli finché lo utilizzasse come residenza municipale e scuole. Fino agli anni 70 del secolo scorso il palazzetto rimase municipio. Nel frattempo, nel 1917, tutta la proprietà, villa, vasti possedimenti e palazzetto erano diventati proprietà della famiglia degli industriali milanesi Borletti. Nel 1984 venne acquisito dal comune di Bagnoli, che solo dopo parecchi anni riuscì a porre fine a un inarrestabile degrado della costruzione. Nel 2001 venne ceduto al Cosicon, che portò a termine il restauro e lo fece diventare la prestigiosa sede del Consorzio di Sviluppo Economico e Sociale per il Conservano. In seguito la società attiva, subentrata al consorzio, fu dichiarata fallita. Facendo valere un diritto di prelazione, il comune di Bagnoli lo ha ricomprato all'asta e dal 2020 è rientrato nella disponibilità dell'ente comunale, che ha intenzione di riutilizzarlo come municipio. La documentazione storica è tratta da Leda Borghero. Dall'androne di accesso si sviluppa una scalinata ovale per salire al piano nobile. Questo tipo di scala è atipico nella classica impostazione della Villa Veneta e presenta invece una soluzione architettonica di influenza emiliana. Da notare il motivo della falce di luna che decora la ringhiera e richiama un elemento dello stemma di famiglia. Il vano scala nella parte superiore presenta una doppia loggetta dove si evidenziano sulle pareti dei tondi a stucco qualche superstite a fresco come questo. Sul soffitto del vano scala si trova un dipinto di Giambattista Pittoni raffigurante Diana che, innamoratasi del giovane Endimione, intercede per lui presso Zeus. E sul soffitto di una loggetta, parzialmente perso, l'affresco di Diana sulle nubi. Sempre sul vano scala, una lapide ricorda il committente e la fine dei lavori per l'edificio nel 1727. Entrando poi attraverso la porta mediana, la più importante per l'accesso al salone centrale, sulla chiave di volta di questa
si nota il monogramma di Antonio Widman e sopra questo 2 putti sostengono il cappello cardinalizio. Dalle finestre di questo locale si gode di una bella visione d'insieme, quasi tutta la facciata a tramontana della grande Villa Widman, che si affaccia sulla piazza principale di Bagnoli, e la contigua chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Questa sala si doveva configurare come il luogo di rappresentanza dell'importante personaggio che aveva scelto Bagnoli come luogo di riposo e svago per il termine dei suoi impegni di alto funzionario dello Stato Pontificio. Ecco quindi che sul soffitto della sala si trova l'opera di uno dei pittori più in voga del momento nella Repubblica, Guido Rigny, francese ma ormai in quel periodo di fatto veneziano, che rappresenta il carro di Apollo, portatore dell'aurora, trainato da focosi cavalli e circondato dalle figure alate delle ore. Alle pareti del salone centrale, tra una ricca decorazione di stucchi a motivi floreali, emergono dei medaglioni ovali, alcuni dei quali rimasti privi di raffigurazioni. In uno di questi è rappresentato il risveglio di Apollo in un ambiente agreste. In un altro ovale si vede Daphne che si sta trasformando in alloro per sfuggire al desiderio di Apollo. I 2 medaglioni dipinti appena descritti presentano una vistosa fascetta bianca che li dimezza e li deturpa. È la probabile traccia di una scanellatura, forse fatta negli anni 50 del secolo scorso, quando l'edificio era adibito a municipio, per posizionare e nascondere il filo della luce elettrica. Tra il medaglione di Apollo a risveglio e quello di Apollo e Daphne è inquadrato in un drappo a stucco, sostenuto da un putto, lo stemma della famiglia Widman. Attualmente si vede uno stemma monocrono, in quanto ha perso definitivamente la vivacità cromatica originaria delle partizioni. Nei lunotti sono ancora visibili le raffigurazioni di Tersicore e di Urania. Passando poi alle stanze successive comunicanti, al centro del soffitto, in particolari riquadri, ci sono invece le opere di Ercole Gaetano Bertuzzi, pittore di scuola bolognese, con le raffigurazioni dei 4 elementi fondamentali. Progressivamente, stanza per stanza, troviamo Giunone, l'aria, Nettuno, l'acqua, Demetra con la cornucopia, la terra, Plutone con Cerbero, il fuoco. Dopo queste, nell'ultima stanza visitabile, più ampia delle precedenti, si può notare che anche questa nella parte centrale del soffitto aveva un affresco, ma ormai completamente deteriorato. Sempre qui, nel centro della parete più lunga, è posizionato un grande caminetto con supporti in marmo rosso di Verona ed una cappa su cui è dipinta la fucina di Vulcano, pittura attribuita al pittore veneziano Niccolò Bambini.